Con sentenza del 2021, 27 settembre, in particolare la numero 35.469, la Cassazione ha stabilito l'illegalità della deduzione di costi risultanti da fatture con descrizioni assolutamente generiche e quindi prive dei requisiti di legge. Infatti i contenuti minimi della fattura sono determinati dall'articolo 21 del DPR 633 del 1972, il quale, per quanto riguarda la descrizione, fa riferimento a natura, qualità e quantità di beni e di servizi oggetto dell'operazione. Per quanto riguarda la descrizione in fattura dei beni ceduti, non ci dovrebbero essere grandi problemi nel descrivere natura, qualità e quantità, trattandosi di operazione piuttosto semplice, in quanto riscontrabile materialmente dal semplice esame, appunto, visivo dell'oggetto venduto. Certamente per i servizi le cose cambiano, nel senso che il venditore potrebbe indicare il servizio prestato in maniera generica, ad esempio prestazioni del mese di. Tuttavia attenzione, perché quando questa genericità divenisse eccessiva, quindi quando non sia individuabile con precisione la tipologia del servizio reso, né dalla descrizione in fattura, ma nemmeno da un contratto eventualmente esistente, possibilmente richiamato in descrizione della fattura, o ancora da dei documenti accompagnatori o allegati alla fattura, che ad esempio riepiloga una serie di attività svolte da parte del prestatore di servizi, questo comportamento legittimerebbe l'Agenzia delle Entrate a considerare per l'acquirente quella fattura totalmente indeducibile per quanto riguarda il costo e totalmente indetraibile per quanto riguarda l'IVA. Naturalmente sarà esattamente l'opposto per chi la fattura l'avrà emessa, per lui infatti sia il ricavo sarà tassabile che l'IVA a debito sarà pienamente dovuta. Tutto sempre che non si sconfini nel reato di falsa fatturazione, che tuttavia non sarà il verificatore a valutarne l'esistenza, ma che rilevando questo tipo di documentazione, al solo dubbio sarà tenuto a darne comunicazione alla Procura della Repubblica, per l'avvio quindi delle indagini e dello scontato procedimento penale. Del resto, pensandoci bene, quando mai un imprenditore accetterebbe una fattura per l'acquisto di un bene, sto volutamente eccedendo nell'esempio qui, con la descrizione generica vendita di una cosa, senza alcuna ulteriore specifica di che tipo di bene sia stato poi acquistato. In assenza della descrizione di natura e qualità del bene acquistato che lo individui con precisione, come potrebbe l'acquirente far valere i propri diritti in caso di non conformità della consegna, di difetto o nel caso di necessità di attivare la garanzia? Le considerazioni non sono diverse, quindi, per le prestazioni di servizi. Come potrebbe l'acquirente imputare al prestatore di un servizio un errore cagionante un danno se non fosse chiaro per cosa quel soggetto sia stato remunerato? Si dovrebbero produrre una serie di prove documentali e testimoniali inconfutabili per imputare la responsabilità ed avviare un procedimento il cui esito non sarebbe comunque scontato. La pratica di emettere fatture con diciture generiche, peraltro sia ben chiaro, ben conosciuta dall'Agenzia delle Entrate, è particolarmente adottata da imprenditori quantomeno poco accorti, specialmente nella parte finale dell'anno, nell'ultimo quadrimestre, in cui si iniziano a tirare le somme dell'andamento del periodo e chi è sotto di fatturato ha necessità di aumentare il fatturato, o chi si ritrova ad avere necessità di costi in quanto ritiene di dover abbattere il proprio reddito inizia a cercare soggetti che abbiano le necessità opposte alle proprie. Ma a questo punto si vanno a soddisfare una convergenza di interessi e quindi sarà emessa la famosa fatturina con descrizione generica, appunto pensando di rendere difficoltosa la precisa individuazione delle prestazioni rese, in modo che un contribuente aumenti il proprio fatturato e quindi il proprio reddito, mentre l'altro aumenti i costi riducendo di conseguenza il proprio reddito. Sia chiaro che questa pratica è pericolosissima e sconfina nel reato tributario, che riguarda sia il soggetto che emette che il soggetto che utilizza le fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti. Si sottolinea che non c'è nessun limite minimo di importo per la commissione del reato e questo reato comprende anche la pratica della sovrafatturazione, ovvero l'attribuzione ad una operazione effettivamente esistita di un valore superiore a quello normale del bene o del servizio.
Il presupposto soggettivo della norma punitiva è previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 74 del 2000 e fa riferimento al fatto che il trasgressore sia colui che consenta a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto con il proprio comportamento, e la valutazione relativamente alla sussistenza del dolo specifico è affidata al giudice, quindi non al verificatore. Peraltro è il caso di sottolineare che uno dei risvolti di una sentenza definitiva di condanna è che precluderà la partecipazione dell'impresa a bandi di gara pubblici particolarmente interessanti in questo periodo. Tuttavia, vero è che una fattura con descrizione generica può essere ben accompagnata da delle specifiche alatere, allegate, costituite ad esempio da un contratto di prestazione di servizi in cui sia precisamente individuato il tipo di prestazione richiesta, o da schede di riepilogo dei dettagli dei servizi prestati. L'esistenza di tale documentazione di dettaglio da un lato impedisce che i verificatori ne ignorino l'esistenza e dall'altro potrà evincere l'eccessiva genericità della descrizione in fattura, evitando appunto le pesanti sanzioni trattate. Ovviamente la documentazione che integra la descrizione in fattura dovrà essere consegnata ai verificatori unitamente al documento fiscale per quanto riguarda le verifiche dei periodi anteriori al 1 gennaio 19, che è la data di entrata in vigore dell'obbligo di emissione di fattura elettronica. E per le verifiche successive dovranno questi documenti costituire un allegato alla fattura elettronica, inviata quindi al sistema di interscambio contestualmente all'emissione della e-fattura. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo. Se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su e a iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi numeri di questa rubrica Piccolo Spazio Fiscalità. Grazie.